Adesso vi faccio vedere un po', non tutto perché comunque ce n'è. Ciao amici, penso che questa sia l'ultima avventura che farò qua sul Rio Gold Team. Perché? Perché siamo già venuti un po' di volte e ormai la punta l'abbiamo quasi esaurita. Vi faccio vedere il lavoro fatto, così vi rendete conto. Oggi sono qua insieme all'amico Gaetano che vuole provare anche lui questo torrente. Come vedete qua è stato pulito, la pianta morta che era lì l'abbiamo tolta, qualcuno l'ha anche segata, tanto esageriamo. Il strato ancora buono è quella parte lì. Qua ci sono i detriti di accumulo che poi ricopriremo la zona bene benino. Qua c'è un'altra pianta, un altro rametto. Qua potrebbe essere ancora buono, dopo faremo qualche assaggio perché questa qua è già la parte finale della punta e quindi probabilmente c'è veramente poco. Come vedete il Gaetano usa una tecnica che è simile un po' alla mia o a quella di Giuseppe, però secondo la situazione viene ottimizzata sul momento secondo le esigenze. Lui usa una scopetta, una pala apposta, così non scappa proprio nulla come tipo di materiale. Poi con la classica griglia, una palettina da neve per bambini, setacciatura a secco senza acqua perché comunque il sole ha asciugato il materiale, quindi si libera facilmente. Sì, un minimo di perdita c'è, però si punta alla quantità che alla qualità del materiale. Già solo usare la scopa così ti fa una bella differenza tra usare un badile, perché il badile ti raccoglie solo in un punto e magari su bordi perdi qualcosa, mentre con la scopetta pulisci. Poi provate a casa a pulire il vostro pavimento con un badile e a usare una scopa, qual è la differenza della pulizia che fate col materiale. I lavori procedono, un po' d'oro comincia a vedersi lì, là e altri. Tutto nella norma. Anche qua lo scavo sta andando avanti, come vedete io sto scavando di lì, il Gaetano sta scavando di là, c'è quella specie di linea di confine che poi dopo butteremo giù e il lavoro sta procedendo. Magari a fine video vi dico quanto ha reso questo pezzo qua, o lo scrivo nei commenti, o chi me lo chiede nei commenti ve lo scrivo. Adesso vediamo. Piccolo aggiornamento, sono andato avanti ancora un po', oro ce n'è ancora, manca ancora quel pezzo e niente. Adesso cosa faccio? Raccolgo l'oro che ho trovato lì e poi incomincio il nuovo assaggio di scavo nella parte dietro. La pianta l'ho già spostata in là e scaverò qui, vediamo se qua ha depositato come all'inizio della punta lì. Se ci fosse ancora un po' d'oro qua sarebbe fantastico. Dopo vi faccio vedere il concentrato di questo materiale qui, perché forse ho una sorpresa che vi dirò alla fine del video. Questo è il concentrato della prima parte. Adesso vi faccio vedere un po', non tutto perché comunque ce n'è. E adesso questa qua è la parte superficiale, ovviamente
togliendo il materiale pesante, sotto ce n'è ancora un bel po', quindi direi che sono soddisfatto. Vedete? E questo è il super concentrato della prima parte. E dopo aver raccolto la prima parte del concentrato inizio lo scavo nella seconda parte, quella che dovrebbe avere meno resa. Inizio dello scavo. La tecnica è la seguente: prima tolgo dei sassi grossi, poi con la piccozzina sgrasso il terreno, cioè lo rendo più morbido per poi usare la paletta ed estrarre il materiale. Facciamo un secchio come assaggio, un secchio fatto bene. La canaletta è vuota, quindi tutto il materiale che adesso faccio so che proviene da qua. Qualcuno potrebbe pensare che usare il badile è molto più facile perché fa da piccozzina, raccoglie più materiale velocemente e tutto quanto, ma lo scopo è quello di capire se c'è presenza d'oro e quindi devo fare proprio una selezione del terreno, cioè devo fare soltanto la parte superficiale senza andare a toccare un altro strato che si potrebbe essere creato magari per qualche alluvione, quindi ha modificato il sottosuolo in quella zona lì. Potrebbe essere più molle, più duro, potrebbe essere ricco d'oro, senza oro, insomma. Quindi devo proprio fare come l'archeologo che a strati studia il tipo di materiale che trova. Qualcuno potrebbe pensare: chi se ne frega, tu scava, raccogli tutto, metti nella canaletta e poi fai raccolta. È vero, però visto che la punta si sta esaurendo, devo prossimamente cercarne un'altra. Quindi devo capire, cercando un'altra punta, dove potrebbe essersi nascosto questo oro, se in profondità, se in superficie, se nel lato sinistro o nel lato destro del torrente. Quindi mi serve fare proprio un lavoro d'archeologo. Qui c'è quello strato compatto che ti dicevo, in superficie, quindi l'oro è qua. Sorpassato questo strato qua di sassi compatti sotto, quindi magari qua c'è ancora oro, no, non tanto come là, però ce n'è forse una spanna, perché qua è tutto compatto, è come quello che ti spiegavo prima di questo posto. Adesso la prova del 9 è questo secchio qua, lo svuoto e vediamo se c'è lo stesso tipo di oro. Quando parlo di stesso tipo di oro intendo la pezzatura, cioè se è fine, se è grosso, perché essendo una parte finale della punta potrebbe essere soltanto fine, se ci fosse anche un po' di grosso sarebbe interessante. E ora testiamo se c'è qualche pagliozzina d'oro che si vede qua come spia.
Questo è il risultato del secchio. Come vedete un po' d'oro c'è, non è la stessa resa della punta iniziale di davanti, però adesso l'assaggio l'ho fatto e ho deciso di tornare davanti dove c'è anche il Gaetano e faccio ancora un po' di oro. In questo momento finiamo gli scavi, l'assaggio l'ho fatto, è accettabile e la zona migliore, che ormai è stata direi quasi completamente finita, ci sono ancora dei dettagli, però pensavo di finire oggi, esaurire oggi tutta la punta, ma c'è ancora qualcosa da fare, quindi si rinvia l'addio o l'arrivederci di questo posto a una prossima volta. Ora, con quello che ho recuperato in questa zona qui, che è lì sulla canaletta, cosa voglio fare? Che comunque risulta buono, ce n'è di oro, ce n'è. Cosa voglio fare? Allora, voglio creare il souvenir della giornata. In cosa consiste il souvenir? Io adesso raccoglierò quel materiale lì, lo pulirò, creerò un super concentrato. Di questo super concentrato lo metterò qua dentro e lo renderò ancora più concentrato, per poi metterlo in un contenitore che io mi sono portato dietro, lo sigillerò e dopo averlo sigillato, nel primo commento che troverete in descrizione metterò un link che vi porterà sicuramente a eBay per chi fosse interessato a questo souvenir della giornata. E cos'è questo souvenir della giornata? Del super concentrato con anche delle pagliuzze d'oro che ho trovato oggi. Ve lo sigillo qua nel video, così vedete che quello che riceverete è lo stesso. Lo terrò penso 48 ore, 72 ore online, dopodiché se nessuno lo vuole me lo tengo io e lo metto insieme all'altro di questo posto qua. A proposito, quanto è uscito finora da questa zona? Scrivetelo nei commenti che sono curioso. Poi dopo, se il video riceverà almeno 50 like, vi dirò quanti grammi sono usciti in questa punta. E questo è il secondo super concentrato, molto ricco anche lui, ma veramente ricco, se potete vedere. E c'è anche una micro pepitina che ho visto prima comunque dentro. Adesso cosa faccio? Metto qua dentro anche questo qua, creo un unico super concentrato, ok, con l'acqua, perfetto. Questo è il super concentrato, vedete? E adesso cosa faccio? Adesso vediamo se ci sta dentro. Sì, dai, ci sta dentro. Portato a casa il concentrato, ho riflettuto che c'era dentro dell'acqua, quindi ho deciso di togliere l'acqua e di metterlo al sole per farlo asciugare, così avete un prodotto senza dell'acqua che potrebbe puzzare o chissà che cosa. E questo è il risultato dopo qualche ora. Si è asciugato, è più compatto e adesso lo sigillo, e in più userò un nastro da pacco così almeno non scappa nulla. Per questo video è tutto, scrivetemi nei commenti sotto se vi interessano dei souvenir delle mie avventure e in più ricordatevi di iscrivervi al canale
di attivare la campanellina, perché se i prossimi souvenir, se li faccio in 48 ore o 72 ore, quindi chi prima arriva e prima è il fortunato. Ciao a tutti!